Negli ultimi 30 anni, che è poi il periodo in cui io sono entrata nello studio, nell'esperienza della Regione Veneto, diciamo che è cambiata da un punto di vista di ruolo di alcune patologie, perché la prevenzione c'è stata, soprattutto la diagnosi precoce, quindi molti soggetti giovani non sono più morti di queste malattie. Però rimane un zoccolo duro di cardiomiopatie geneticamente determinate che giocano un ruolo importante nell'arresto cardiaco sia del giovane ma anche e soprattutto del giovane sotto sforzo, quindi dell'atleta agonista, che è diciamo il nostro cavallo di battaglia, di studio e di ricerca. I grandi progressi che ci sono stati fatti nell'ambito delle cardiomiopatie come rischio di morte improvvisa sono stati l'identificazione precoce della cardiomiopatia ipertrofica grazie allo screening, all'elettrocardiogramma, per cui è facile diagnosticarle, si fa un eco e di fatto poi il giovane viene protetto con terapie mediche e anche stile di vita. Rimane una cardiomiopatia importante che è quella ritmogena, soprattutto la forma sinistra, che purtroppo scappa ancora all'identificazione e anch'essa geneticamente determinata, perché le alterazioni elettrocardiografiche non sono così eclatanti nella forma sinistra come invece per l'ipertrofica o la ritmogena tradizionale, quindi bisogna fare uno sforzo in più in termini di diagnosi, aggiungendo all'elettrocardiogramma, l'ecocardiogramma, ma soprattutto la risonanza magnetica. L'altro grande passo avanti è stato conoscere le basi genetiche. Negli anni 90 sono state scoperte quelle dell'ipertrofica, le prime scoperte, nel 2000 quelle della ritmogena. Si è cominciato a fare degli studi di eziopatogenesi per capire i meccanismi che portano allo sviluppo di queste cardiomiopatie. Il problema è adesso passare dal bench to bedside per avere una terapia anche curativa, perché curarle dal punto di vista sintomatologico, prevenire l'arresto cardiaco con i farmaci antiaritmici, su questo non c'è problema, eventualmente l'impianto del defibrillatore, sono stati fatti dei passi da gigante. La terapia vera è quella curativa che previene l'insorgenza della malattia, perché essendo delle malattie geneticamente determinate, con modalità tra l'altro autosomica dominante di trasmissione, il problema è la ricorrenza nella famiglia, nuovi casi, la diagnosi precoce ed eventualmente la prevenzione prima ancora che il fenotipo ci sia. Proprio oggi al Congresso Europeo c'era una sessione bellissima dedicata alla terapia genica delle malattie cardiovascolari geneticamente determinate. Sono state annunciate delle scoperte importantissime che riguardano la terapia genica con vettori virali, ad esempio, nelle forme soprattutto aritmiche, oppure anche con veramente inserzione di un gene o silenziamento del gene malattia. Siamo ancora a livello cellulare o a livello sperimentale animale? Ovviamente adesso bisogna fare il passo dal modello sperimentale all'uomo per riuscire a curarle in vivo queste malattie.